Lo chiamavano Cigar perché teneva sempre un sigaro in bocca. È il 12 luglio 1979. Carmine Galante arriva al Joe and Mary's Italian American Restaurant di Brooklyn del suo amico Giuseppe Turano. Si siede ed ordina un'insalata di pesce. Insieme a Turano pranza fuori nel patio, illuminati dal sole. Galante accende il sigaro. Sono quasi le 3 del pomeriggio. 3 uomini entrano e iniziano a sparare. Galante si accascia a terra, con il sigaro ancora fra i denti. Erano tutti d'accordo, mafia americana e siciliana. Lilo doveva morire. Carmine Galante was rubbed out today as he sat in a Brooklyn luncheonette, a gangland execution of a man believed to be the most important organized crime figure in the country. Carmine Galante nasce nel 1910 nell'East Harlem di New York. Suo padre, Vincenzo, è un ex pescatore, immigrato da Castellammare del Golfo, in Sicilia. A 10 anni Galante è già in riformatorio. Una volta uscito, entra nella piccola criminalità legata al mondo del proibizionismo, poi entra nella mafia. Nel 1930, mentre tenta di dirottare un camion, viene sorpreso dall'ufficiale di polizia Mehan. Ne scaturisce una sparatoria, in cui Galante ferisce sia il poliziotto sia una bambina di 6 anni. Entrambi sopravviveranno, ma Galante verrà condannato a 12 anni e 6 mesi di reclusione. Uscito dal carcere nel 1939, inizia l'attività di killer per conto di Vito Genovese. È lui il sospettato principale dell'omicidio dell'anarchico italiano Carlo Tresca, avvenuto a New York nel 1943. Tresca, esiliato da Benito Mussolini, venne ucciso su mandato di Vito Genovese, che a quel tempo si trovava in Italia e voleva attirare verso di sé i favori del duce. La sua origine di Castellammare del Golfo lo aiuta ad essere reclutato dalla famiglia Bonanno, il cui boss era appunto Joe Bonanno, originario anch'egli di Castellammare del Golfo. Di Bonanno, Galante diventa prima guardiaspalle, uomo di fiducia, nonché chauffeur. Inizia da qui la sua scalata verso i vertici della famiglia Bonanno. Dapprima eletto capodecina, poi, verso i 40 anni, diventa consigliere della famiglia, di fatto diventando braccio destro dello stesso Joe Bonanno. Galante mastica alcuni dialetti italiani e parla francese e spagnolo. Supervisiona il business della droga della famiglia di Montreal, che importa l'eroina della French Connection. Gli anni dal 53 al 56 Galante li trascorre in Canada. Viene sospettato di diversi omicidi e quindi espulso. Nel 57 partecipa, insieme al suo capo, alla riunione tenutasi al Grand Hotel delle Palme di Palermo. La questione principale dell'incontro è il traffico di eroina, da sempre un tabù nella tradizione della mafia. Tra gli altri partecipano Lucky Luciano e Giuseppe Giancorusso. L'FBI ritiene che questo meeting abbia sancito il primato della famiglia Bonanno nel traffico dell'eroina rispetto alle altre 4 famiglie di New York. Nel 1960 Galante viene arrestato e incriminato dagli agenti dell'antinarcotici di Haslinger, in quanto ritenuto a capo di una banda che importava grandi quantitativi di stupefacenti dal Canada. Il processo a suo carico viene interrotto però a causa di un incidente che colpì il capo dei giurati, che venne aggredito da ignoti, riportando la frattura della spina dorsale. Nel 62 si svolse il secondo processo contro Galante. Anche stavolta non mancarono intimidazioni in aula nei confronti della giuria da parte dei coimputati di Galante. Il giudice una mattina trovò il proprio cane decapitato. Nonostante questo, il processo si concluse comunque con la colpevolezza di Galante, accusato di narcotraffico. La condanna è a più di 20 anni e per Galante sembra finita. Mentre è in carcere, gli psichiatri diagnosticano a Galante una personalità psicotica.
Non tollerava di essere contraddetto, si considerava e si comportava davvero duro. Ralph Salerno, poliziotto veterano di New York, disse: il modo di fissare di Galante era minaccioso, a tal punto che la gente si faceva piccola sulla sedia. In carcere Lilo aveva un discreto numero di uomini della famiglia Bonanno, a lui fedeli. Si sentiva protetto ed era temuto dagli altri detenuti. Lunedì 20 dicembre 1965. Stamane, nel corso di una conferenza stampa, il capo della squadra mobile, dottor Mandia, alla presenza del questore Inturrisi, ha illustrato i nuovi sviluppi assunti dalle indagini sui traffici di droga tra Sicilia e Stati Uniti. Un nuovo dossier, contenente una circostanziata denuncia a carico di altri 8 siculo-americani, 3 dei quali deceduti, è stato trasmesso al procuratore generale della Repubblica, commendator Scaglione. Si tratta di Giuseppe Bonanno, di 60 anni, originario di Castellammare del Golfo, cittadino americano, meglio conosciuto come Joe Bananas. Giovanni Bonvertre, di 64 anni, nato a Castellammare del Golfo, emigrato per parecchi anni negli Stati Uniti, da dove ha fatto ritorno nel 63, andando ad abitare al suo paese natale. Camillo Galante, di 55 anni, nato a New York da genitori siciliani, più noto con il nome di Carmine Galante. Quasaro Raffaele, John Priziola e inoltre Lucky Luciano, nato all'Ercara Friddi e morto all'età di 65 anni. Il quinto dei 5 denunciati viventi, Carmine Galante, sta scontando nelle carceri federali americane una condanna riportata nel 1958 perché è responsabile, insieme a Vito Genovese, di traffico di stupefacenti. Nel 1971 Nixon inizia la guerra contro la droga, colpendo duramente la French Connection, i maggiori importatori di eroina negli Stati Uniti. Galante, ancora in prigione, capisce che si sta aprendo un varco per la mafia siciliana nel traffico di eroina. Galante uscì di prigione nel 1974 con la chiara intenzione di diventare il boss della famiglia Bonanno. Il capo allora era Philip Restelli, che non aveva alcuna intenzione di farsi da parte, ma una condanna per estorsione lo fece finire in carcere, sgombrando così il campo per Galante. Lilo iniziò a reclutare giovani mafiosi dalla Sicilia, da Castellammare del Golfo. Questi italiani, denominati Zip, divennero i più stretti collaboratori di Galante e si occupavano della sua sicurezza. I 2 membri di spicco tra questi siciliani erano Cesare Bonvertre e Baldo Amato. Galante si fidava ciecamente di loro, li riteneva non americanizzati e quindi più fedeli al codice d'onore della mafia siciliana. In questo modo Galante però sfiducia la manovalanza criminale degli Stati Uniti, creandosi non pochi nemici all'interno della stessa. Intanto iniziò a monopolizzare il commercio dell'eroina dalla Sicilia agli Stati Uniti, inimicandosi così le altre famiglie con cui non aveva intenzione di spartire i proventi del narcotraffico. 5 agosto 1977. Carmine Galante, che viene indicato come il successore di Don Carlo Gambino, il boss di tutti i boss, morto nell'ottobre scorso, ha ordinato ai capi di tutte le famiglie mafiose di New York di mobilitare i propri uomini alla caccia del figlio di Sam, il pistolero solitario che negli ultimi giorni ha ucciso un'altra ragazza, facendo salire a 6 le vittime della sua follia omicida. Secondo quanto rivela il New York Post, 5.000 soldati del crimine organizzato sono stati sguinzagliati nelle strade del Queens, di Brooklyn e del Bronx, i quartieri di New York dove il folle ha sparato con la sua pistola calibro 44 contro le coppie di innamorati che si intrattenevano durante la notte o nelle prime ore del mattino in luoghi appartati. Carmine Galante, sostiene il New York Post, ha mobilitato la mafia perché è seriamente preoccupato per la più giovane delle sue figlie, Nina, 21 anni, che è molto graziosa ed ha i capelli bruni come la maggior parte delle vittime del figlio di Sam. 13 luglio 1979. Nessun dubbio, è un'esecuzione. Questo è il commento di Martin Hayes, uno dei funzionari di polizia impegnati nelle indagini sulla sanguinosa sparatoria di ieri a Brooklyn, che è costata la vita al boss mafioso Carmine Lilo Galante. A un suo amico, Leonardo Coppola,
e al proprietario del ristorante italiano in cui è avvenuto il fatto, Giuseppe Turano. Joseph, il figlio di Turano, è rimasto gravemente ferito e lotta tra la vita e la morte. Galante aveva 69 anni. Per l'uomo che a un certo punto della sua illustre carriera era stato indicato come uno dei pretendenti allo scettro di re del crimine organizzato, la morte è stata istantanea. Gli agenti lo hanno trovato col sigaro stretto fra le labbra. La morte inseguiva Galante da oltre un anno. Divenuto potentissimo, aveva posto, così si diceva, la sua candidatura a successore del defunto Don Carlo Gambino, come boss dei boss della mafia americana. A tagliargli le gambe era stata una maldestra trasgressione alla libertà condizionata, che lo aveva rimandato in carcere nel 77. Nel marzo scorso Galante era tornato libero dietro cauzione di $50.000. Il giudice aveva riconosciuto che i diritti costituzionali del boss mafioso erano stati violati nella procedura che lo aveva ricondotto in carcere nel 1977 per violazione della libertà condizionata. Fosse stato in carcere, l'esecuzione non sarebbe avvenuta o sarebbe stata almeno rinviata. Già un anno fa, mentre era ancora detenuto, le autorità federali avevano ricevuto da fonte altamente attendibile una soffiata. Galante era stato condannato a morte. Di conseguenza si adottarono misure di sicurezza speciali e il capo mafioso venne trasferito segretamente in altre 2 prigioni. Gli esecutori sono passati all'azione quando mancava un quarto d'ora alle 15. Il boss sedeva con l'amico Coppola al tavolo nel settore all'aperto del Joe Mary's, il ristorante di Turano. Come ha raccontato una donna, testimone oculare dall'esterno del locale, da una Ford azzurra fermatasi all'ingresso del ristorante sono scesi 4 uomini in blue jeans, i volti nascosti da passamontagna. Erano armati. Mentre uno rimaneva all'ingresso per tenere lontani i passanti, gli altri 3 raggiungevano il giardino. Galante e Coppola chiacchieravano con Turano e suo figlio. Davanti a loro, sul tavolo, bicchieri di vino e insalata. 5 colpi rompevano la quiete nel pomeriggio assolato. Eseguita l'esecuzione, i 3 killer tornavano sulla strada e con il compagno che li attendeva all'ingresso risalivano in macchina allontanandosi a tutta velocità. Il dramma si era concluso. Per Galante e Coppola, che aveva 40 anni, i soccorsi erano vani. Giuseppe Turano, 48 anni, moriva poco dopo il ricovero in ospedale. Sono 2 soldati di Cosa Nostra, Cesare Bonvertre e Baldo Amato, gli uomini che hanno tradito Carmine Galante e firmato praticamente la sua condanna a morte. Sono stati probabilmente loro ad avvertire il comando che armi spianate e volto coperto ha fatto irruzione nel pomeriggio di giovedì nel ristorante Joe & Mary di Brooklyn. La polizia non sembra aver dubbi in proposito. Sia Bonvertre sia Amato, entrambi di 28 anni, erano nel ristorante quando i 5 uomini della paranza mafiosa vi hanno fatto irruzione, precipitandosi a colpo sicuro nel giardino interno del locale. Dopo la strage le spie si sono dileguate e questa è indubbiamente un aggravante nei loro confronti. Niente funerali religiosi per Carmine Galante. Il cardinale Terence Cook ha rilasciato la seguente dichiarazione: l'arcidiocesi di New York non può permettere la pubblica celebrazione di un funerale liturgico per il defunto Carmine Galante. La commissione di New York non tollerava il comportamento di Lilo e così, quando Philip Rastelli inviò dal carcere la proposta di eliminarlo, tutte le famiglie si trovarono d'accordo, anche lo stesso Joe Bonanno, ormai ritirato.